Buongiorno e benvenuti sul canale Michaela Coca, il mio mondo bello. Oggi registriamo insieme questo braccialetto fine, molto elegante, realizzato col punto nocciolina e perline. Ci sono due varianti, questa che è semplice, senza perline, e questa con le perline. Quindi vi farò vedere prima come si fa a farla semplice, poi andremo a fare un altro pezzettino con le perline. Si può chiudere con un cristallino, con una pietra oppure con un bottone. Potete fare vari giri oppure di vari colori e metterli tutti insieme. Allora vi dico quello che ho usato per questo genere, che è molto fine, ma nella lavorazione noi useremo oggi, per farvelo vedere, il cotone e uscirà un po' più spesso. Quindi dicevo, per fare questo ho usato questo filato in poliestere di spessore 0,80 e le perline da 2 mm oppure 80, perché vedete il filato è più fine, mentre oggi useremo il cotone numero 5 con queste perline un po' più grandicele che hanno il foro più grande. E servirà anche un ago da cucito per poter infilare le perline. Ecco, prima infiliamo un po' di perline sul filo. Adesso ve lo metto così che vedete meglio. Infiliamo un po' di perline perché vedete non entrano tante, sono poche perline che entrano in un braccialetto. Voi mettete un numero, non lo so, 30-40 centimetri, forse vi viene l'idea di fare più giri, oppure mettete di meno. Quindi una volta inserite, ho detto filo, perline, ago per infilare le perline, uncinetto io lo lavoro, questo è cotone numero 5, lo lavoro con uncinetto 1,50 e servirà un bottone oppure un cristallo o quello che avete e forbici per tagliare il filo e partiamo, non perdiamo tempo. Quindi è una lavorazione molto facile che mi è venuta l'altro ieri l'idea. Allora appoggio l'uncinetto, faccio una prima asolina, vedete, e faccio una catenella. Non stringo forte per potervela spiegare bene, e faccio altre due, in tutto 3. Prendo il filo su uncinetto e torno nella prima, prendo il filo e chiudo solo una volta quelle prime due e lascio il filo su uncinetto. Prendo il filo, infilo sempre qua, tiro, quando ho 2 asoline le chiudo e lascio sull'uncinetto, prendo di nuovo, faccio questa cosa per 5 volte più il filo iniziale, saranno 6 asoline alla fine, ma potete farne anche 7 oppure quello che volete, anche di più. Prendo, chiudo a 2 e ho fatto 5 sull'uncinetto. Vado di nuovo sempre qua alla base, prendo e vado nello stesso spazio qua, chiudo a 2 e adesso ho 6 maglie sull'uncinetto, le vado a chiudere tutte insieme in un'unica tirata. Ok, chiudo una volta e adesso facciamo la variante senza perlina per chi la vuole, questa semplice.
Quindi che faccio dopo che ho chiuso tutto insieme? Vado in questo spazietto, vedete, di chiusura, vado qua, prendo il filo e lo trascino, chiudo tutto con una maglia bassissima. Adesso vado altre 3, 1, 2 e 3. Ho fatto 3 catenelle, prendo il filo su uncinetto, vado nella prima che ho realizzato e prendo una e la chiudo, la lascio su uncinetto, prendo, infilo sempre qua, chiudo e lascio su uncinetto, prendo, fatto 4, prendo, vado sempre qua, chiudo queste due, fatto 5, prendo, vado qua e ho fatto 6. Quando ho 6, e come vi dicevo potete farne anche 7, chiudo tutto l'insieme, chiudo sopra e ritorno in questa asolina e chiudo con una maglia bassissima, cioè chiudo in tutte e due asoline. E quando tiro un pochino così, adesso l'ho fatta larga per farvi vedere il procedimento, ma voi quando lavorerete questi si stringono un po' di più, oppure se ne farete 7 vengono più strette. Adesso andrò a fare la variante con perlina, uguale, tutto uguale, solo l'inserimento della perlina è diverso. 1, 2, 3 3 catenelle, prendo sull'uncinetto, vado qua, faccio lo stesso lavoro, 1, e lo lavoro e lo lascio su uncinetto, prendo, lavoro, lascio su uncinetto, 3, 4, 5 e 6. Quando siamo arrivati qua chiudiamo tutto e chiudiamo sopra. Adesso prima di infilarci qua, come abbiamo fatto fino adesso, facciamo avvicinare la perlina, mettiamo la perlina qua vicino e solo adesso vado in questo spazietto, faccio in modo che la perlina rimane qua, la spingo così col dito e chiudo queste due. In questo modo la perlina è rimasta dall'altra parte. Adesso ve lo faccio un'altra volta. Quindi 1, 2, 3. Questo procedimento lo sappiamo fare. Prendo su uncinetto, quindi vado un po' più veloce. Vado nella prima, questa qua, e faccio una e la lascio su uncinetto. Faccio 2, 3, 4, 5 e 6. Ho 6 su uncinetto, chiudo tutto, chiudo sopra e adesso è il momento di avvicinare la perlina per chiudere anche la perlina. Ho avvicinato la perlina, vado in questo spazietto, in questa asolina e la tengo così col dito e chiudo tutto con una maglia bassissima ed è rimasta dall'altra parte. Faccio altre 3, riprendo su uncinetto, ritorno nella prima qua e vado avanti per la lunghezza desiderata
Vedete come viene carina pure, quindi la lavorazione punto nocciolina avverrà da quest'altra parte dove andiamo ad inserire le perline. Viene molto bella. Immaginatevi un giro lungo, un doppio, triplo, fatto di più colori, oppure più braccialetti colorati così, adesso per la primavera. Saranno bellissimi. Quindi, quando ho finito il giro, cosa vado a fare? Perché adesso non lo farò adesso così con questo pezzetto. Vado a fare dal lato iniziale che abbiamo lasciato, mi sono scordata di dirvi di lasciare un pezzo di filo con quale andremo a fare l'asolina, e l'altro pezzo di filo alla fine andremo a mettere il bottone o il cristallino. Quindi è facile, semplicissima. Una volta vista la lunghezza che ci serve, andiamo a cucire da un lato il bottone o il cristallino, la pietra, e da un lato faremo l'asolina. Quindi ricordate di lasciare un po' di materiale di filo all'inizio. E questo è tutto. Forse è meglio che vi faccio vedere al volo come andremo a chiudere. Facciamo finta che qua è finita. Allora, da questa parte andremo a mettere, che non ce l'ho neanche preparato, facciamo finta che mettiamo questo bottoncino. Quindi mi prendo l'ago, infilo e aggiungo subito qua con l'ago. Aspettate, prima vado a mettere il bottone, quindi vado a cucire bene su e giù, vado qua sotto, faccio un po' di giri e metto il bottone. Dall'altra parte vado a fare l'asolina e la faccio semplice di catenelle. Qua semplice, ah sì, perché lavoriamo da questa parte e poi il braccialetto si vedrà da quell'altra, la parte davanti. Quindi faccio un po' di catenelle, le piego in base a quanto grande è il bottone, misuro, quindi qua devo fare di più e vabbè, poi lo chiudiamo, tagliamo qua il filo, mettiamo l'ago, andiamo a chiudere asolina e vediamo se è giusta per non fate caso che non è un braccialetto. Sembra giusto anche come anello, carino. Perché avevo pensato pure di fare tipo così, si potrebbe fare come un fiocco, un anello, e qua continuarlo con le maglie basse normali. Allora, questo è tutto il tutorial breve. Sto facendo delle prove per farlo doppio, ma devo ancora pensare come sistemare che vengano dritte queste perline. Che ne dite? Vi piace? Poi vi voglio ricordare che sul canale potete trovare altri braccialetti tipo questi, e vi metto sopra in impressione, vi metto il tutorial, il link con cristalli e lavorazione all'uncinetto, e ci sta anche il tutorial di questi orecchini sul canale se volete fare una bella parure. Aspettate. E ultimamente ho pubblicato, ultimo tutorial che ho pubblicato è questo, che è molto bello, quindi troverete pure questo sul canale se volete farlo. Allora, grazie a tutti, vi aspetto ad iscrivervi, e mi sono scordata a ringraziare tutti quanti che ultimamente vi siete iscritti, avete commentato. Grazie ai miei fan più fedeli che mi scrivono sempre, e grazie a tutti quanti per il vostro tempo. Vi aspetto.